tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi la sbarbata sarà quasi interamente spagnola, ad eccezione del rasoio, che con questa barba non poteva che essere un rasoio abbastanza aggressivo, e quindi ho scelto lo squalo, l'R41. E poi le lamette, che sono le Treat Carbon, che non sono fatte in Spagna. Al di là di questo avremo il sapone di Xavon Saviero, che si trovano su Instagram, ok? Che è questo qui. Il sapone è un sapone fatto artigianalmente da una persona che nella vita in realtà fa altro, un po' come il nostro Drughet, no? In Italia. E diciamo che le note olfattive sono aroma di vaniglia, tabacco, mirra e chiodi di garofano. Vi dico già che io l'ho già snasato, questa è la consistenza. Predomina molto il chiodo di garofano e la vaniglia, ok? Sono i due sentori più, diciamo, più avvolgenti di questo sapone, che però poi dopo in realtà si armonizzano anche con il resto. Il tabacco è un tabacco dolce, un tabacco da pipa, non un tabacco secco. A questo, siccome non produce, Xavon Saviero non produce aftershave, volevo abbinare il Mirsol. Poi ci ho pensato, ho detto, ma in realtà io ho altri due dopo barba spagnoli. Uno è al melone, si chiama Acid Melon, e quindi non c'entra niente con queste note olfattive, non poteva essere. Ma ho scelto invece il Classic Gold, no? Di Eijo, ok? Questo non è nient'altro che una profumazione spagnola della zona, diciamo, di quella zona del mondo tipica da barbiere, quindi comunque ha una buona percentuale di talco, note fresche, eccetera. Spostandoci dalla Spagna per il baffo, ovviamente la mia cera Morgans, e per montare, avvicinandomi il più possibile alla Spagna, sono andato in Lusitania, ossia in Portogallo, con il mio Semog. Molto bene. Detto questo, finiamo il viaggio, perché volevo aggiungere un profumo. Finiremo il viaggio in Ucraina con un profumo solido di Scissor and Hands. Ok? Anche questo l'ho comprato su Instagram, poi ve lo faccio vedere, ve faccio proprio l'unboxing, è molto carino. E questo invece ha un profumo che è di patchouli, lime e, non mi ricordo, adesso ve lo dico, resina, lime e patchouli, che diciamo prosegue un po' le note olfattive che abbiamo già diciamo percorso, senza però ricalcarle appieno, no? Chiaramente non può essere, deve essere una sbarbata con i profumi slegati tra loro. Va bene, allora il pennello non l'ho messo a mollo e quindi lo mettiamo a mollo subito. E nel frattempo mettiamo anche un po' d'acqua nel sapone. Sapone che è, diciamo, una via di mezzo tra un sapone solido e una crema. Non è duro duro e non è neanche cremoso cremoso, quindi una via di mezzo. È così. Inizia a fare caldo, si suda. E quindi queste sbarbate probabilmente dureranno sempre meno in questo periodo, perché poi dopo uno muore di caldo e allora non è nemmeno più piacevole. Invece la sbarbata deve essere piacevole, deve essere un momento che vi regalate per distrarvi, per rilassarvi. Ma già che regalate un momento a voi stessi, regalate un momento anche a me mettendo mi piace al video e iscrivendovi al canale se vi piacciono i miei video. Se poi attivate la campanella di notifica avete anche modo di non perdervene nessuno dei miei video.
Inoltre, se volete supportare il canale, esistono vari modi, tra cui gli abbonamenti, le donazioni volontarie o addirittura qui sotto potete acquistare il merchandising del canale. Bene, vi ho detto tutto, ho armato il Miule. Ho una cosa che volevo dirvi di questo sapone, che è fatto con tallo di vacca e praticamente quella che da noi si chiama sugna, che loro chiamano in Spagna manteca de cerdo, ma non è nient'altro che praticamente la stessa cosa del tallo, però presa dal maiale. Vi dico che una volta bagnato il profumo esplode ed esplode in maniera migliorativa rispetto alle note olfattive, non che fossero brutte, ma migliorano col bagnarsi. Montaggio intuitivo, eh? Intuitivo, abbondante. Oh, chiaramente ragazzi, con questa barba così lunga mi aspetto perdite emostatiche, specialmente con l'R41, che in realtà non uso da tanto tempo, quindi può darsi, no, che io faccia qualche errore, e quindi mi sono procurato una pennetta emostatica. R41 che, come sappiamo e siamo abituati, porta via tutto subito. Diciamo che, ecco, come genere siamo sulla stessa linea del T-Benz, cioè un rasoio che è fatto per queste barbe. Per carità, poi dopo c'è gente che lo utilizza sempre, però è fatto per queste sbarbate con barba molto lunga e che quindi necessita di una giusta, no? Potenza di taglio.
Questa barba io l'ho fatta, oggi è domenica, l'ho fatta domenica scorsa, quindi è assolutamente una barba di una certa importanza. Comunque il profumo, devo dire che quando poi ce l'hai sulla faccia molto maschile, piacevole, c'ha quella nota dolce che io identifico come il tabacco e la vaniglia, ma magari mi sbaglio, no? Però c'ha quella nota dolce che lo rende interessante davvero. Questa è la parte più difficile per me con questo rasoio. Qual è la difficoltà di questa parte del volto, secondo voi? E parlo con i meno esperti. La difficoltà di questa parte del volto risiede nel fatto che chiaramente c'è il mento, c'è l'angolo che va giù, poi dopo c'è la parete del collo, ognuno ce l'ha inclinata in modo diverso, ma comunque risiede nel fatto che questa parte del viso vi obbliga a cambiare continuamente l'angolazione del rasoio per seguirla ed è difficile mantenere sempre lo stesso angolo di rasatura, mentre qui è semplice, tu lo metti e vai giù e poi dopo diventa più complicato e quindi il rasoio più aperto taglia in un modo, più chiuso taglia in un altro, fino addirittura a strappare, a tagliare direttamente la pelle, quindi è questa la difficoltà. Inoltre aggiungiamo che in questa parte è dove praticamente i peli della barba sono più duri, quindi diciamo che è completamente peggiorativo. Allora, mio padre e mia madre hanno deciso di passare la pensione all'estero, no? E quindi io quest'altra settimana parto e vado 10 giorni da loro. E mio padre mi ha chiesto, mi porti le lamette? Ovviamente stiamo parlando di lamette Gillette multilama perché quelle usa lui. Oh, ho speso 19 euro di lamette.
lamette che Gillette sono 6, dichiara sufficienti ad andare avanti per 6 mesi. E lì diciamo che ho ricordato a me stesso il perché molti approcciano la rasoia tradizionale, perché con 20 euro, 19 euro, 20 euro, voi vi comprate un Gillette King Camp che costa, mi pare, 14,99 su Amazon o da altre parti, comunque poco, poi vi comprate un altri 5 euro della lametta che fanno andare avanti un anno quasi. E comunque avete un piacere diverso, e comunque cambiando la lametta potete cambiare la sensazione di taglio ogni volta. Considerate che per chi fa la barba tutti i giorni una lametta comunque dura 3-4, per chi ha la barba più morbida anche 5 barbe, quindi diciamo una settimana. Più contate il fatto che in una scatolina ce ne sono 5 o 10 a seconda di che lametta scegliete, che le scatoline meno costose costano 60 centesimi. Ecco qui. Che le due cose diventano imparagonabili. Madonna, questa sbasetta sono andato troppo in alto. Sembra un malato mentale adesso, uno di quelli da manicomio criminale, vabbè. Però c'è un però. Che quelle lamette lì hanno la testina snodata, che quindi non vi crea problemi in questa zona del volto. Parlo di quelle che usa mio padre. Dopodiché vi dico che con orgoglio che non sono riuscito a convertirlo a rasoio di sicurezza e men che meno a mano libera, però ormai i saponi glieli procuro io e diciamo che gli piace. Questo vuol dire che la rasatura tradizionale in effetti è un rito per noi stessi, no? Però non è che uno deve fare per forza tutto il rito, cioè se io diciamo volessi fare la barba tutti i giorni e per ragioni varie, in primis la freneticità della vita di oggi, volessi usare un rasoio multilama Gillette, potrei farlo tranquillamente dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, ossia nei giorni in cui lavoro, e magari domenica dedicarmi a prendermi del tempo per me stesso e per imparare a usare uno strumento diverso. Però il rito è composto anche da montaggio, insaponatura, eccetera, eccetera, eccetera. Quello lo posso fare anche con il multilama, perché come avete visto, un montaggio può durare anche 30 secondi. È vero che 5-6 minuti, no, creano proprio la perfezione, ma non è necessario arrivare a quel punto. Qui sono un po' seccato.
Perdi tematiche significative, anzi anche non significative, non ne abbiamo create, insomma non mi so tagliato. Mm? Ecco qua. Ah. Mm? Bello, mi piace, questo mi piace molto. Questo mi piace davvero tanto. Sì, veramente una profumazione da barbiere, probabilmente non classicissima, nel senso che riprendono una profumazione classica per poi, no, ammodernarla con qualcosa di fresco che prima non c'era. In effetti lascia una sensazione fresca sul volto, come se fosse mentolata. Mm? Ho aperto la mia Morgans, andiamo a prendere un pochettino di cera. Qui non c'è volanna, ecco. Eccoci qua. Bene, questo non è servito. Te pare poco? Te pare poco? Bene, passiamo adesso al prodotto ucraino. Io questo prodotto l'ho comprato più che altro per solidarietà e perché ero curioso dei profumi solidi, ok? Molto bene. Qui il baffo comincia a diventare serio. Cosa c'è nella scatola? La scatola intanto vedete è molto rock, molto... e questo è il loro stile, se voi vedete tutti i loro prodotti sono così. All'interno abbiamo una calamita da metallo, non so se adesso questo... perché questo è alluminio, quindi non si attacca, però una calamita, quindi da frigorifero, diciamo, peraltro carina, c'è un teschio che dice no smoking, c'è un loro adesivo, poi all'interno troviamo la nostra scatolina di profumo solido. Il profumo solido non è nient'altro che prendete della cera nella quale è contenuta la fragranza che noi scaldiamo con le dita, mettiamo dove dobbiamo mettere e poi la fragranza rimane su di noi. Cosa succede con il profumo solido? Che chiaramente rispetto al profumo tradizionale nella quale il vettore è l'alcol, qui c'è della cera che chiaramente un pochino unge. Il vantaggio di un profumo solido è che questo ve lo mettete in tasca, e durante il giorno fate tutte le ripassate che volete. Davvero, questo è davvero buono, eh? Io ne avevo comprati due, chiaramente uno mi è piaciuto meno, questo mi è piaciuto di più e quindi è stato il primo che ho deciso di usare.
molto buono. Bene, signori, la sbarbata è fatta. Io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!